Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Toro o ascendente Toro, o solo per i più esperti anche Luna e Venere in Toro per ciò che riguarda le questioni dei sentimenti. Andiamo a vedere come sarà questo mese di dicembre 2025. Lo andiamo a fare considerando i transiti principali che in breve sono la Luna piena in Gemelli 5, Mercurio in Scorpione fino all'11, poi passa in Sagittario. Venere in Sagittario fino al 25 dicembre, poi passa in Capricorno, Marte in Sagittario fino al 15 e poi passa in Capricorno, poi abbiamo Giove in Cancro, Saturno in Pesci, Nettuno in Pesci, Plutone in Acquario. E applicheremo queste nella lettura generale che andiamo a fare per te, andandolo a fare in modo diverso dalle altre volte con 6 carte concise, dirette degli eventi principali che accadranno e come approcciarsi verso la tua missione. Per tutte le ragazze che ancora non hanno iniziato la pratica dei 21 giorni, che sta dando risultati strabilianti e sorprendenti a migliaia di voi, la trovate qua sotto all'info box, va bene? Poi quando inizieremo le masterclass andremo a fare i ribaltoni finali per la realizzazione di tutti i tuoi obiettivi, per chi ancora non ci è riuscito, ok? O per chi vuole proprio puntare dritto al centro e ribaltare completamente la propria vita. Sì, saranno masterclass proprio potenti, c'è una cosa che ribalterà. Vabbè, poi vedrete. Dovremo partire a gennaio. Allora, dopo la parte iniziale, ragazze e miei ragazzi, andiamo a vedere l'amore in questo mese e poi alla fine del nostro viaggio insieme ti leggerò con le carte del drago immaginale il rituale della buona riuscita. Va bene? Allora, sì, la struttura è qui, partiamo. Per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Toro, chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te, affinché tu possa avere successo, prosperità e bellezza. Sabbe Satta Sukhi Hontu. Dicembre 2025, Toro. Allora, prima carta, andiamo a vedere qual è il tema del mese. Cioè, cosa devi realizzare a dicembre come anima? Non ci posso credere. Sei uscita tu l'imperatrice, devi... Sono uscite due, veramente. Porca miseria. Vabbè, scusate il gergo, ma veramente. Cioè, non mi danno il tempo di fare la struttura Lego. Cosa devi realizzare in questo mese? Sei uscita tu, il toro. Cioè, l'imperatrice ha a che fare col toro, quindi il 10 di denari, successo, prosperità, abbondanza, denaro, materia, realizzazione degli obiettivi. Si vede che molti di voi verranno a fare le masterclass con me, perché questi sono i risultati. Ok. O state facendo la pratica dei 21 giorni. Allora, questa, la tua anima incalzerà fortemente per vederti prospera o prospero, ricca, ricco, i 4 pilastri della prosperità. Faremo un minuto di silenzio per queste carte, le lasciamo qua, va bene? Allora, continuiamo. Così, incredibile, sei uscita tu, il tuo archetipo, pazzesco. Anche se sei uomo, sempre l'imperatrice. Va bene, dai, continuiamo. Allora, mettiamole qua, fissiamole qua, ok. E infatti qua c'è l'8 di coppe comunque. Cioè, alleggerisci le zavorre e vai dritto al centro, dritto alla meta proprio. Ok, dai, continuiamo. Quali sono gli spiriti al tuo fianco? Cioè le influenze esterne più l'amante mistico, lo spirito guida. Chi è che ti accompagna in questo successo? Cosa ti viene incontro in questo mese? Quali sono i segni esterni? Segni esterni. Terza carta, la trasformazione interiore. Cosa si trasforma in te animicamente? Cioè, quali sono le ombre che si trasformano e che tipo di ombre sono? Quarta carta, il potenziale spirituale, l'espansione pratica. Cioè, qual è il tuo potenziale? La tua espansione reale spirituale, no? Cioè, che cos'è che può fiorire qua? Nel lavoro, nell'economia, nelle relazioni? Il dono del mese qual è? E poi il sentiero pratico, come porti nella materia ciò che la tua anima vuole creare? Cioè, qual è l'atteggiamento migliore, la postura energetica per creare quello che l'anima tua vuole? Che è tutta sta roba pazzesca. Ok? E poi, guarda io il mio ascendente vergine, guarda che mi fa fare, guarda.
Guarda, guarda, sì. Sesta carta, l'esito del mese. Come si chiude il mese di dicembre? Qual è il frutto visibile di tutto questo processo pazzesco? Non vedo l'ora di vedere la tua stesa, guarda. Allora, facciamo un bel respiro. Cosa accadrà a dicembre? Allora, abbiamo già visto il tema dell'anima, cioè guarda come stai, voglio dire, bellissimo, se partiamo così questa è tra le letture più belle, credo, eh. Allora, quindi ricapitolando, il mese inizia con il fatto che l'anima ti chiede di incarnare pienezza e abbondanza, interiore ed esteriore. Qua io ti vedo sentirti sicura o sicuro nelle radici, nella famiglia, in armonia con ciò che hai costruito fino adesso. E dicembre ti invita a sentirti completa o completo nel corpo, nel cuore, nello spirito, a godere dei frutti di tutto ciò che hai seminato fino a questo momento. Cioè, questo è il mese dove finalmente puoi celebrare te stessa, la rinascita, il Natale, la trasfigurazione dell'io. È bellissimo, bellissimo. Caspita. Qual è lo spirito al tuo fianco? Cioè, anche come lo spirito che aiuta tutto questo, no? Non poteva che essere la morte, tra le mie carte preferite. Guarda, la morte è la trasformazione. Gli spiriti ti accompagnano con un messaggio potentissimo. Lascia andare ciò che non ti serve più. Può essere o un tuo atteggiamento, o un legame vecchio, o una paura, oppure un'abitudine che ti trattiene. La morte qua arriva come un fedele alleato. Rompe le vecchie strutture, apre varchi luminosi e puliti. L'amante mistico, che è lo spirito guida, ti dice: non temere il cambiamento, perché qua nasce la tua vera abbondanza. I segnali esterni che arriveranno, perché anche questo dei segnali esterni, quello che ti accade esternamente, saranno chiari, eh? I segnali esterni si chiuderanno delle vecchie porte e si aprono di nuove, e tu sentirai che qualcosa si rinnova in modo radicale. Ok. Poi abbiamo, fammi vedere bene, la trasformazione interiore. Cosa si trasforma in te animicamente? Il nodo karmico, le emozioni antiche, la ferita, l'identità. Vediamo, identità che vanno lasciate andare. Bellissimo. Io vedo che c'è un cuore giovane e curioso dentro di te, pieno di vita. Io vedo qua un'apertura emotiva, un desiderio di avvicinarti alla vita con leggerezza, con fiducia. E ti vedo che fluisci alle emozioni, comunicherai i tuoi sentimenti senza ritegno, viene a dire, senza blocchi, va bene? E soprattutto riconoscerai quello che davvero ti fa battere il cuore, perché sei pulita, pulito. Questa è una trasformazione delicatissima e senza precedenti, cioè impari a sentire le emozioni, no? Che sono gli dei senza paura. Ecco perché ti allei a questi dei che fanno questa bomba per te. Imparerai anche o continuerai a nutrire la parte più tenera di te. Ti concederai le cose che vuoi, la tenerezza, le gioie, va bene? Mamma che mese, ragazzi e miei ragazzi, forse non facevo una lettura così da forse più di un anno, sul toro. Vediamo adesso il potenziale spirituale, cioè qual è il tuo potenziale, la tua espansione reale spirituale, qual è? Wow! Porca vacca, scusatemi ragazzi, c'è veramente imperatore e imperatrice. Qua incarni proprio lo ierogramma interiore, le nozze alchemiche c'hai. Hai lavorato benissimo. Si vede che stai facendo la pratica dei 21 giorni, molti di voi hanno fatto i rituali con me, molti di voi so che inizieranno le masterclass insieme a me. Quindi questo è proprio il preludio, cioè della nuova vita, bellissima. Allora, questa è la forza della struttura e della concretezza. Il tuo potenziale è enorme, è enorme. Puoi guidare, crei stabilità, consolidi progetti, instauri nuove regole per la tua vita. Questo mese qua la tua anima insieme alla materia si fondono, si incontrano. Ciò che vuoi costruire prende finalmente una forma reale, visibile, visibile.
Dicembre ti offre le basi per una sicurezza solida che ti permette di muoverti con autorevolezza e con saggezza. Mamma mia. Vediamo cosa devi fare per canalizzare tutta questa energia. E qua vediamo il sentiero pratico, quale deve essere la tua postura energetica. È chiaro, morte 10 di spade, te. Come se fosse arcane minore e arcano maggiore della stessa ottava, due ottave diverse. Cosa devi fare per incarnare tutto questo? Lasciare andare definitivamente ciò che non ti serve più. Può essere o un vecchio progetto che stai portando avanti, tanto si chiude da solo se non è conforme a tutta questa prosperità. Oppure una dinamica tossica. Cosa sono le dinamiche tossiche? Sono l'atteggiamento vittimistico, che genera poi una progenie di eventi nefasti. Quindi può essere anche un peso emotivo che ti trascini da troppo tempo. Il 10 di spade è doloroso, ma è liberatorio, cioè finisce qualcosa per fare spazio al nuovo. E tu sarai pronta o pronto a raccogliere i frutti senza ostacoli. Quindi il consiglio pratico è pratico, insomma, è tangibile. Qual è? Taglia, chiudi, purifica, ricostruisci. Porca miseria, che stesona, mamma mia. Ok. Rullo di tamburi, l'esito del mese. Lo apro? No, dai, non lo apro, dai, chiudo il video qui. Dai, non lo apro. Esito del mese. La stella! Brave, bravi, brave! Cioè, realizzazione dei sogni. Te l'ho detto già con queste carte. Realizzazione dei desideri. Fede attiva. Realizzazione di tutti i tuoi desideri più profondi. Dicembre si chiude con un senso di fiducia, di pace. Sei pronta o pronto a ricevere abbondanza, amore, gioia. Tutto ciò che l'anima voleva portare in luce, questo mese emerge come proprio un cielo stellato che ti benedice e ti indica la strada. Cioè, ti sei resa conto o ti sei reso conto della portata di dicembre per te? Cioè, pazzesco il mese. Radici solide, abbondanza che arriva, cambiamenti profondi che liberano proprio il cuore. Devi lasciare andare tutto ciò che non serve, apri lo spazio a nuovi inizi concreti e la stella chiude il cerchio in modo meraviglioso e ti dice sogni realizzati, amore che guarisce, la tua anima si sentirà finalmente a casa e la vita esterna risponderà con gratitudine, con luce, va bene? Cioè, i transiti planetari che abbiamo, evidentemente, adesso non so se sono in congiunzione i pianeti, perché ho visto solo i transiti principali. Ti posso dire che come transiti principali, la luna piena in Gemelli del 5 dicembre, è come se ti facesse fare un bilancio emotivo, cioè ciò che è vecchio lo rivedrai chiaramente e potrai lasciarlo andare. Luna piena in gemelli, la chiarezza, no? Su questo. E tu sentirai forte la necessità di chiudere dei cicli emotivi, soprattutto legati a dinamiche familiari o, ecco le 10 di denari, a legami familiari o legami consolidati ma stagnanti. Cioè chiuderai questi cicli emotivi stagnanti, ok? Che ti trattengono, cioè per realizzare tutta sta roba potente devi essere leggera, no? Altrimenti non vola il palloncino. Cioè questo è che esempio un po' così, ma a cacchio però. Ok? Poi Mercurio in Scorpione fino all'11 dicembre e poi passa in Sagittario. Per te che significa? Ti farà capire veramente quali sono le tue esigenze e i bisogni del cuore. Cioè scava sotto la superficie. Ecco perché ti alleggerisci. Non vorrei quello, ma lo vorresti davvero oppure secondo quello che ti hanno fatto credere che tu dovresti voler avere. Ok? Poi, quando Mercurio, quindi passa in Sagittario, ti aprirà la mente, cioè ti farà vedere la visione più ampia e ti farà mettere in pratica idee, progetti concreti, quelli veri però, va bene? Poi c'è Venere in Sagittario fino al 25,
che ti dà proprio gioia. Venere è l'amore, no? L'amore è la bellezza, la creatività, l'amore, e ti porterà tanta gioia, leggerezza, espansione dei rapporti, farai degli incontri felici, qua io vedo, delle nuove relazioni ci possono essere, oppure maggiore in armonia con chi c'è già. Poi quando passa in Capricorno, questo ti darà stabilità e concretezza, imperatrice e imperatore. Amore e affetti si radicano, progetti sentimentali diventano più seri, più affidabili. E poi abbiamo questo Marte in Sagittario che ti porterà tanto entusiasmo, energia, cioè affronterai le sfide con coraggio, determinazione. E quando invece passerà in Capricorno, Marte, tu diventerai più costruttiva, più strategica o strategico, e porterai a termine ciò che hai seminato. Ecco perché c'è la stella a fine mese. Poi vabbè, abbiamo Giove in Cancro che amplificherà il benessere familiare, la sicurezza, l'abbondanza, la protezione. Cioè, guarda, in questo mese tu raccoglierai i frutti del lavoro passato, soprattutto per quanto riguarda casa, famiglia, patrimonio e progetti condivisi. Ok? Poi Plutone, che sta in Acquario, sta lavorando su di te a livello di trasformazione potente, ma su tutti noi, Quindi tu, essendo con questo Plutone, che è il pianeta più lontano del Sistema Solare, che è la parte più inconscia, no, di noi, ecco perché ti liberi dalle zavorre, ti liberi da vecchi schemi di dipendenza, anche dalle paure interiori, va bene? E questo ti porterà ad emergere in modo più forte, più autonomo, ok? Mamma mia, che bomba, ragazze e ragazzi. Io vi dico, salvatevi il video, vedetevelo come spesso vi dico, ma molti di voi lo fate già, la maggior parte di voi, per seguire i passaggi, va bene? Per vederlo durante il mese. Quindi io qua vedo, aspetta, fammi mettere prima gli oracoli, voglio aggiungere gioia su gioia. Vediamo cosa ci dicono questi oracoli. Non nasconderti, no, non nasconderti. Osa sognare in grande, vedi? Ricordati che tutto è possibile, non nascondere i tuoi talenti e le tue abilità, ma usali per costruire il tuo mondo. Cioè il cielo ti inviterà proprio a esci, fai, cioè esci fuori, esci allo scoperto. Osa sognare in grande, ok? Perché poi è il sogno che lavora su di te, facendoti sviluppare capacità e talenti. Cos'altro? Pieno di speranza, bellissimo, direi pieno di fede, sapete che la parola speranza non mi piace. Pieno di fede, ti vedo allegra, allegro così. Ti dice non credere che le sconfitte o le delusioni passate ti impediranno di avere successo. Il vero successo cresce dalle lezioni. Un cuore pieno di speranza non si arrende mai, e questa è la conferma che andrà tutto secondo i piani. Cioè, un vero vincitore è un grande fallito. Ha fallito milioni di volte prima di vincere. Questo è il senso. Quindi non sarai più vittima delle tue perdite passate. Ok, non ce la farò mai, non sono abbastanza. Si vede che state lavorando con me, con lo yoga sciamanico. Quindi bellissimo, non so che dire. Metto altri oracoli perché proprio mi piace quando vedo questo coraggio, questa bellezza. Vediamo cosa mi dicono queste, gli archetipi. Guerriero, si vede. Fortaleza, abilità e disciplina, forza di volontà, eroismo e stoicismo, capacità di sacrificio per vincere l'ego. Vincerai l'ego. Che cos'è in questa stesa vincere l'ego? Vincere il modus operandi vittimistico. Non sono abbastanza, non ce la farò mai, eccetera. Vince, quello è l'ego, o pensieri limitanti, no? Ecco, vincerai l'ego con la tua forza di volontà, un guerriero. Mamma mia, che bomba. Guai a chi vi incontra in questo mese, o grazie a chi vi incontra. Siamo tutti nella stessa famiglia, ragazzi miei, ragazzi. Bellissimo, veramente strepitoso. Vediamo questi altri cosa ti dicono.
Eh sì, dai, se volevamo un'altra carta canta, conferma, eh sì, va tutto bene, continua così. Ragazze e ragazzi, non aggiungo altro. Passiamo all'amore perché non aggiungo altro. È troppo bello, bellissimo, bellissimo. Va bene? Andiamo a vedere nell'amore cosa accade adesso. Vai. Allora, dopo l'entusiasmo e lo schiaffeggiamento della stesa generale, vediamo nell'amore cosa accade per te in questo mese. Allora, vediamo. Toro, amore. Questa Venere in Sagittario e poi passa in Capricorno. Entusiasmo, bellezza, voglia di scoprire, voglia di espandersi, conoscersi attraverso l'altro senza rimanerne ingabbiati. Vediamo, Toro, amore, 3 carte, come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi in amore. Giudizio, eccola qua, la chiamata, 7 di bastoni, non fai più compromessi, qua. Non fai più compromessi e infatti, allora, è una stesa potentissima, mi dice chiaramente che tu non farai più compromessi con l'amore, cioè, qua arriva la chiamata di qualcuno oppure la chiamata dell'anima a prendere una decisione. 7 di bastoni mi parla dei confini che tu metterai, di sani confini e lottare per quello in cui credi nell'amore, e gli amanti qua mi parla di una scelta d'amore che verrà fatta molto importante. Seguirai il tuo cuore. Se questa cosa significa mettere limiti a delle persone o a qualcuno, questo lo farai e ti renderà prospera e felice, o prospero e felice. Se invece significa lottare per qualcuno per amore, è la cosa giusta. Cioè, questo a seconda delle varie, no, dinamiche. Fatto sta che qua l'amore parla chiaro, cioè vivi un'esistenza più alta, lotta per amore. Cosa vuol dire lottare per amore? Cioè guardare attraverso la relazione con l'altro tutte le proprie resistenze, paure e attaccamenti, guardare l'altro come specchio e andare incontro all'amore vero. Non accusare l'altro, non additare l'altro che è una proiezione, ok? Quindi, a questo punto vediamo chi è che arriva nei tuoi confronti, no? Perché qua c'è assolutamente una persona e qua è una scelta molto importante. Cioè, per te è un mese di risveglio, di difesa del cuore, di scelte importanti. Cioè, ti confronterai con emozioni profonde, proteggerai ciò che è vero e ti aprirai la connessione che risuona con l'anima. E vediamo di conseguenza adesso chi è che viene nei tuoi confronti. Qual è l'energia della persona che arriva nei tuoi confronti a dicembre? Può esserci già, eh? Vediamo. L'energia di questa persona nei tuoi confronti. 6 di bastoni. Ci picchia. Il Papa viene proprio da te, È proprio verso di te. Tremate, tremate. L'amore, ci picchia, ci picchia. Qua abbiamo una persona solida, affidabile e positiva, cioè arriva con determinazione da te, sa quello che vuole, lo mostra con sicurezza, è una persona che ti vede per quello che vali e non ha paura di farti sentire apprezzata o apprezzato. Arriva con un'energia bella, di vittoria, che si materializza nella tua vita. Qua è una persona saggia, struttura chiara, che porta dei valori. Questo è un amore che ha attenzione alle regole del cuore. Questa persona ha desiderio di costruire qualcosa di solido e duraturo con te. Può anche rappresentare qualcuno di più maturo di te, oppure che ti ispira alla crescita spirituale, ok? E poi c'è 10 di coppe, cioè talmente chiare queste carte. Gioia, armonia, soddisfazione emotiva. Questa persona arriva per portarti felicità, felicità a caratteri cubitali, felicità reale, un senso di famiglia, un senso di connessione, di completezza, un amore che nutre e realizza. Qua mi parla di relazioni che fanno sentire a casa, fanno sentire protetti, fanno sentire completi. Questa è una persona affidabile, rispettosa e gioiosa, che riconosce il tuo valore, ti sostiene e ti offre armonia emotiva. Cioè è qualcuno che veramente potrà contribuire a costruire un amore appagante e stabile, va bene? Ci picchia, mettiamo la sintesi finale per te. Ci picchia.
Cioè io vedo ti stai difendendo, no? Fai le scelte dell'anima, del cuore, voglio sentirmi apprezzato in un certo modo, voglio sentirmi apprezzata, voglio essere riconosciuta per quello che sono. Eccolo, va bene? Eccolo. Vediamo cosa succede alla fine dell'amore per te. È 3 di spade, chiaro, l'imperatore, 2 di spade. È talmente forte questa cosa che non te la vedi arrivare, quasi non ci credi, perché vieni fuori da vecchie ferite. Hai voluto, è come se inizialmente, guarda, allora, io ti vedo col 7 di bastoni qua la scelta da fare, che faccio adesso? Bene, arriva questa bomba atomica, bene. Stai ancora pensando a vecchie ferite o vecchie delusioni del passato o con la stessa persona o con la persona che arriva, ok. L'imperatore mi dice, vaglio tutto alla luce della ragione. 2 di spade, ok? No. Qual è il senso? Che ti vedo un po' indecisa, un po' indeciso per questa situazione, perché è come se un sogno tanto agognato che arriva e dice adesso che faccio? Boh. Mi spiego qual è il senso? Questo è. Perché è sempre così, quando arriva una cosa forte, bella, entusiasmante, c'è sempre quella dolce malinconia. Se invece è una cosa veramente inaspettata, quasi non ci sentiamo degni, arrivano tutte le cose del passato, no? Come se quelle ferite vecchie emotive, gli schemi emotivi, non si dissolvono subito, perché è possibile che questa tua necessità di volerti confrontare su certe tue dinamiche interne possa far emergere delle tensioni o dei malintesi oppure delle piccole ferite che richiedono attenzione e consapevolezza. Eh, cioè, l'abbiamo visto nell'assesa generale, ragazze mie e ragazzi, come approcciare per realizzare quella prosperità lì c'era il 10 di spade, cioè attraversa la soglia e la grande soglia, mi spiego? Cioè l'anima qua chiede verità, chiede sincerità. E l'imperatore e il 2 di spade parlano di decisioni da prendere con chiarezza e fermezza. Sei chiamata o chiamato a trovare equilibrio tra cuore e ragione, tra desiderio e prudenza. Alcune situazioni richiederanno da parte tua certi confini chiari, cioè la gestione dei rapporti in modo adulto, ok? Senza farsi trascinare dalle emozioni del momento in modo vittimistico, ecco. Quindi il quadro complessivo mi mostra che dicembre è un mese di amore maturo e consapevole. Le difficoltà emergeranno per realizzare questa bellezza, perché per alleggerirsi, no? Per vivere la bellezza bisogna alleggerirsi dalle difficoltà emotive del passato. Ehm, Però queste cose che succedono servono a creare delle radici solide. Cioè è un mese in cui impari a proteggere il cuore, a dire di no quando serve e a fare scelte che rispettano il tuo valore. Magari hai detto spesso di sì, sì, per paura di deludere, eccetera. No, questa volta no. Se vuoi dire di no, dici di no, anche se ami la persona, è chiaro? Ok. Quindi è un mese che tu farai delle scelte che rispettano il tuo valore e questa persona lo apprezza questa cosa. Quindi il messaggio finale è che l'amore è responsabilità anche, discernimento. Quindi dicembre ti regala un'opportunità per costruire una relazione più autentica, più forte, dove il cuore e la mente camminano insieme. Ok? Sì. Fammi vedere con i miei potenti oracoli cosa ti dice questa persona. I miei oracoli li potete trovare sotto l'info box in descrizione. Vediamo. Ti amo perché mi hai spinto ad essere migliore. Questa persona riconosce in te una bellezza e una maestria senza precedenti. Renderai migliore questa persona anche nell'affrontare delle dinamiche complesse, va bene? Ma soprattutto perché renderai migliore questa persona o l'hai resa migliore? Perché inizi a essere l'esempio di chi difende la propria verità senza mercanteggiare, ok? Se ami una persona e in passato avresti detto sì a tutto, dici di no. Se
quella cosa di cui state parlando non è conforme al tuo sentire. Quindi farai da esempio all'altra persona e lo spingerai ad essere migliore. O l'hai spinta. Cos'altro? Non riesco più a immaginare la mia vita senza di te. Non c'è niente da fare, cioè non puoi immaginare la sua vita senza di te. E questo, è fortissima questa stesa. Cos'altro? Sto tornando da te, quindi per alcuni di voi è un ritorno di qualcuno che amate o avete amato o che c'è stata una... Infatti qua c'è il giudizio, no? La chiamata inaspettata, tu difendi le tue posizioni, la persona torna, non sai cosa fare, quindi imponi le tue regole, no? Seppur magari poi la ami, insomma, però discernimento in questo. Peraltro la persona è del tutto nuova, ovviamente io vi leggo le energie e poi le applicate, quello che serve al vostro karma arriva. E questa è una cosa molto potente. Vediamo con questo 10 di coppe ancora. Mi hai strappato il cuore. Questa è una grande dichiarazione. Sì, è una persona che vede in te una grande maestria. È stupendo. È stupendo. Vediamo cosa ti dicono questi altri oracoli. Scambiarsi i doni, vedi le sorprese, la bellezza, cose che non ti aspetti, A dire il vero, qua si apre il cuore, c'è proprio un'apertura d'amore per te, e ci sarà una nuova vita. La storia d'amore che costruisci in questo mese o che stai costruendo già è una storia basata sulla tua verità interiore che darà dei grossi frutti e la possibilità di creare veramente qualcosa di consolidato nel tempo. Una nuova vita relazionale e amorosa. Che mese, ragazze e ragazzi. Vediamo cosa ti dicono le carte del drago immaginale, che ti daranno anche i rituali della buona riuscita da applicare nei 21 giorni che state già facendo. Il sogno, tutto è sogno, tutto è immagine, tutto è proiezione dell'anima, non esiste nulla di reale, nulla di sostanziale, tutto è fatto della stessa sostanza dei sogni, no? Come ci insegnano gli antichi, come ci insegna James Hillman, padre della psicologia archetipica. Tutto è sogno, tutto è come se fosse vero. Citta Maya dicono i buddisti, tutto appare e svanisce, tutto è inganno della coscienza. Queste carte non sono reali, sono sogni, ma la mente questo non lo può comprendere. Quindi è necessario un altro strumento per andare fuori la mente, che si chiama fede. E adesso ti leggo questa carta che ti darà anche il rituale della buona riuscita e ti dice quello che devi sapere rispetto a tutto quello che abbiamo letto fino a questo momento, comprensivo anche dell'altra stesa che abbiamo fatto. Numero 8. Allora, ti leggo direttamente il responso del drago, ok? Allora, questa carta ti invita a prendere distanza dal tema per il quale hai interrogato il drago immaginale. Stai impiegando troppa energia per qualcosa che non vale così tanto e rischi di perderti cose più importanti che stai trascurando. Devi ampliare la tua visione. Ricordati che anche durante lo stato di veglia sei in un sogno. Ti aiuta questo a distaccarti dal particolare e ad allargare lo sguardo per abbracciare la complessità del tema che stai vivendo. In poche parole, questo è un mese in cui il vecchio potrebbe farti attaccare a delle cose un po' inutili, cose a cui ti attaccavi in passato, va bene? È tutto un sogno, non serve più quella roba lì. Cioè non focalizzare l'attenzione su cose banali, su cose che... Sai quando succede questo? Allora ti spiego. Quando in questo mese vedrai che la tua mente si sta incaponendo su qualcosa, rimugina sulla stessa cosa, è un imbroglio. È fottutamente, scusatemi il termine, un imbroglio. Questo ti sta dicendo la carta. Non farti sottrarre l'energia da questo chiacchiericcio mentale su uno stesso argomento che va in loop nel tuo cervello, ma impiega quell'energia per fare quell'opera creativa, le cose che ti appassionano. Cioè, non credere che le cose che ti devono arrivare sei tu che devi decidere come fartele arrivare. No.
esprimi l'intento, esprimi l'obiettivo, lascia stare, basta, l'hai già fatto, dedicati al momento presente. Va bene? Vediamo un po' cosa ci sta dicendo il rituale della buona riuscita, come fare questo. Mentre pensi alla questione per la quale hai interrogato il drago immaginale, che noi l'abbiamo interrogato sul mese di dicembre, no? Eventuali problematiche che ci possono essere per le questioni pratiche, lavorative, quotidiane, tutto quello che riguarda questo, più volte al giorno, rivolgendoti al tuo amante mistico o al tuo spirito guida, ripeti questo. Maestro, ti prego, aiutami a riconoscere la natura di sogno di questo evento e consentimi di riconoscere lo stato di sogno. Quando la mente si incaponirà su qualcosa in questo mese, Maestro, ti prego, aiutami a riconoscere la natura di sogno di questo evento e consentimi di riconoscere lo stato di sogno. Sappi che stai sognando, non è nulla di reale. Il rimuginio della mente non è reale, va bene? E quando lo fai, visualizza un'aquila. Pensa all'aquila, che l'aquila ti trasporta in alto e trasportandoti in alto la pesantezza della realtà che sembra vera, oggettiva, la pesantezza della realtà. Ogni volta che senti pesante o c'è un rimuginio della mente, l'aquila la dissolve nella natura del sogno. Come quando fai un brutto sogno, ti svegli, stavo sognando. Uguale, la realtà di veglia c'è quando sei sveglio. La nostra sfida dove sta? Il coraggio di fare la pratica per farci spostare completamente su un altro livello di coscienza, su quello reale. Che sei tu che governi il tuo sogno, ma spesso non te ne accorgi e ti devi svegliare. Ok? Quindi, ragazze mie e ragazzi, una stesa bellissima. Io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo prestissimo e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.